I ponti veneziani. A Venezia, a esclusione delle isole della Laguna e della Giudecca, ci sono 391 ponti e se noi oggi siamo abituati a vederli quasi tutti di pietra, lanciati come dei grandi archi da un lato all'altro dei Rii, non è stato sempre così nella storia della Serenissima. Anzi, in origine e fino a buona parte del Cinquecento, i ponti veneziani erano delle semplici tavole di legno lanciate tra i due lati di un canale e sulle quali passavano addirittura dei cavalli e qualche carrozza, perché all'epoca a Venezia si andava ancora a cavallo. Lo stesso ponte di Rialto fu edificato in pietra solamente sul finire del Cinquecento. Con l'andare del tempo i ponti entrarono inevitabilmente a far parte del quotidiano dei veneziani e presero anche dei nomi particolari, come il Ponte dei Pugni, sul quale le due grandi comunità dei veneziani, i Castellani e i Nicolotti, in epoca di carnevale si davano battaglia, o il Ponte dei Sospiri, destinato a unire Palazzo Ducale con le prigioni nuove. I ponti presero addirittura il nome di alcune leggende, come il Ponte dell'Ansoe o il Ponte di Donna Onesta o il Ponte dei Maravege, sul quale un giovane che intendeva vendicarsi di una ragazza che riteneva una strega ebbe invece una visione che ne cambiò radicalmente la vita. Ponte Chiodo, che è il ponte di Cannaregio sul quale mi trovo, ha una particolarità che è assolutamente evidente: è privo di parapetti, come erano i ponti veneziani in origine. E se il suo omologo di Torcello, Ponte del Diavolo, ugualmente privo di parapetti, ha una bella leggenda da raccontare, questo ne è sfortunatamente privo. Ma non manca, nella sua dimensione, nella sua posizione, di infondere un senso di fascinazione che solo ai ponti veneziani è garantito regalare. Ti è piaciuto questo video? Metti il mi piace su Venezia in un minuto e invita i tuoi amici a farlo.